Finalmente abbiamo un po' di sole che splende su di noi dopo mesi e mesi di incessanti piogge. Oggi è una bella giornata e probabilmente domani ripioverà per altri 4 giorni, poi credo arrivi l'estate. E stamattina sono venuta su nell'orto per fare un lavoro abbastanza noioso ma indispensabile, ovvero vado a smuovere un po' la terra di questa zona qui, che sono circa 20 metri di lunghezza, per poi andare a trapiantare le zucche che vi avevo fatto vedere. Abbiamo dentro l'orto attualmente, sono piantini cresciuti spontaneamente da vecchi semi e alcune invece le abbiamo proprio piantate noi, alcuni semini. Solo che stanno diventando molto grosse, poi la zucca è molto invasiva, quindi lo spazio in cui stanno crescendo è ristretto, hanno bisogno di parecchio spazio, per cui utilizzeremo tutta questa zona qui per andare a fare la nostra coltivazione di zucche. Quindi adesso passo questa grelinette qui e smuovo un po', faccio un po' arieggiare la terra, insomma. Questa è la zona delle zucche, appunto, di cui vi parlavo, dove sono nate in maniera spontanea la maggior parte, e come vedete ci sono più di 30 piante, quindi in uno spazio così sarebbe impossibile farle crescere, per cui adesso pian piano le andiamo a trapiantare tutte. Adesso voglio realizzare una sorta di mangiatoia volante, nel senso che vorrei dargli appunto dell'insalata fresca alle galline,
e il modo migliore per dargliela chiaramente è far sì che non tocchi il terreno, quindi adesso cercherò magari con questo fil di ferro di andargliela a incastrare per poi appendergliela nel pollaio, così che becchettando insomma mangino quello che vogliono. Tieni lì.
A breve ovviamente pioverà, ormai è la normalità, il sole non lo vediamo più, per quest'anno siamo quasi a luglio e non c'è speranza. Comunque, per fortuna, nonostante il mancato sole, abbiamo degli ortaggi che sono bellissimi, soprattutto queste insalate di cui sono fiera, perché non sono state mangiate da nessun insetto. E ne abbiamo già tirate via 1, 2, 3, 4, 5 in questi giorni, praticamente ne mangiamo una testa in 2 al giorno, solitamente la sera. Oggi l'abbiamo mangiata a pranzo, ci siamo fatta una bellissima insalatona. I pomodori purtroppo non sono ancora pronti, altrimenti avremmo messo dentro anche loro. Ed è una gran bella soddisfazione comunque iniziare a raccogliere le nostre cose. Sta tutto molto bene, adesso vi faccio fare un piccolo giro, così vi faccio vedere rispetto alla volta scorsa come stanno crescendo gli ortaggi. Qui abbiamo le nostre bellissime piante di pomodori, queste qui le prime 6 sono quelle cariche di pomodori che stanno crescendo molto bene. Dietro abbiamo le altre 8 che avevamo già piantato insieme a queste qui che però avevano preso la peronospera, ma ora sembrano stare molto meglio, nel senso che le macchie sono andate via, noi abbiamo rimosso tutte le foglie malate. Il fusto anche sembra non essere più macchiato, quindi probabilmente si stanno riprendendo. Sono un po' più piccoline, non hanno ovviamente pomodori attaccati e insomma noi le lasciamo lì, vediamo un po' come andrà. E poi abbiamo aggiunto altre 12 piante la scorsa settimana, circa 10 giorni fa, nella parte finale di questa struttura che abbiamo realizzato stamattina, così da avere circa 24 piante, se non erro, in totale di pomodori. Adesso poi nei prossimi giorni, appena cresceranno le piantine, le ultime piantine che abbiamo messo, le andremo a legare come abbiamo fatto con queste, in maniera che poi loro si arrampicheranno. Abbiamo fatto una piccola consociazione di insalate qui, nuove, anche queste aggiunte qualche giorno fa, e mentre di là abbiamo il prezzemolo piantato sempre tra le coltivazioni di pomodori. Se vi ricordate, il cavolo cappuccio è il cavolfiore, che è quello lì. Le scorse settimane erano delle piccole piantine, adesso sono giganti rispetto a come erano, stanno crescendo benissimo. Unica cosa che abbiamo notato è che è presente la cavolaia che stiamo andando a rimuovere manualmente. Gli stiamo facendo dei trattamenti settimanali con il macerato di ortica per mantenere lontano il più possibile questo insetto. Devo dire che funziona, perché trovo davvero pochissime uova rispetto a quello che avevo visto in giro, però insomma qualcosa c'è, quindi dobbiamo mantenere abbastanza sotto controllo e avendo non troppa coltivazione riusciamo a controllare manualmente se è presente questo animale. E non ha fatto danni. Gli unici buchi, diciamo, visibili che ci sono più che altro nel cavolfiore, sono i vecchi buchi di quando aveva grandinato, che purtroppo nelle prime foglie, che quando erano piccoline così erano state colpite duramente dalla grandine, purtroppo lì sono rimaste bucate. Però il cavolfiore all'interno è sanissimo, è bello grosso, sono più o meno di questa dimensione. Io spero che in 2, non so, 3 settimane riusciremo a raccoglierlo, se uscirà questo sole. Adesso va e viene, qualche minuto fa piovigginava, insomma ormai lo sapete, un tempo pazzo tanto. Questa è una zona che sta piuttosto bene, dove abbiamo le zucchine, i peperoni, finocchi e melanzane. Le zucchine stanno andando proprio alla grande, ogni pianta ne ha già 5 o 6. Prenderemo alcuni fiori maschi, non tutti, perché sappiamo che sono molto importanti per l'impollinazione, quindi ne toglieremo magari uno per pianta. I finocchi, anche sono delle belle bestie, stanno crescendo benissimo. E peperoni, eccolo qui il mio peperone preferito. Peperoni e melanzane stanno crescendo anche loro super bene, si vedono dei mini peperoni e delle mini melanzane crescere, quindi siamo proprio contenti che stia venendo tutto come avevamo previsto, nonostante questo meteo pazzo.
Piano, Matti. 3, 2, 1, vai. Aspetta, Ho appena tolto l'aglio, finalmente il nostro primo raccolto, e mi sarebbe piaciuto farlo nei giorni precedenti, siamo già in ritardo perché alcuni hanno addirittura germogliato, stanno ributtando, ma come sapete la pioggia è stata incessante, quindi volevo che il terreno fosse un po' più asciutto e sono molto soddisfatta di questa prima parte cioè di questa zona di aglio, perché come vedete sono belli grossi e molto sani questi qui, e in tutta questa zona qui praticamente in fase di preparazione dei letti per riempire, essendo il terreno in discesa, Cristian aveva messo tanto così di compost del sottobosco, un mix tra foglie già decomposte, insomma c'era tanta materia organica. Infatti l'aglio messo in tutte queste file qua è decisamente più grosso rispetto ai piccoli spicchietti di aglio che erano in questa zona qui, dove semplicemente è stata un po' mossa la terra. Come sapete, tutto questo letto qui già vi avevo anticipato, per chi è nuovo ve lo rispiego, e non è stato concimato, a differenza del resto dell'orto dove siamo riusciti a portare un po' di materia organica. Tutta questa parte qui no, quindi è un terreno molto povero, non è mai stato coltivato, è la prima volta, per cui devo dire che la soddisfazione di quell'aglio c'è. Questi sono proprio piccolini, ma comunque ci sono, per cui adesso andremo a farli, li lascerò qui oggi un paio d'ore sotto il sole, dopodiché li pulirò, andrò a rimuovere le radici e li lascerò all'aria un paio di settimane, credo, finché saranno completamente secchi. Il discorso della concimazione che cercavo di spiegarvi prima, di questa parte più ricca di materia organica, la potete vedere benissimo, spero che si riesca bene a capire dal video, con queste cipolle. Allora guardate, è incredibile, questa cipolla è alta, sarà almeno 80 cm, quelle delle prime file sono a malapena 40 cm.
per cui sono davvero il doppio queste le cipolle di questa ultima fila, dove appunto è stata portata materia organica. Adesso sto facendo un lavoro di pulizia e ho intenzione di creare delle trecce con questi agli più belli, più grossi, più sani, mentre con questi qui che alcuni dei tanti hanno ributtato perché ormai eravamo in ritardo con
con la raccolta ho intenzione di metterli sotto miele, anche perché una volta che si aprono in questa maniera qui e quindi non hanno più il loro involucro che li protegge, tendono poi a conservarsi anche per meno tempo. Quindi li andrò a mettere sotto miele così che non ci sia pericolo e si conservino fino appunto all'anno prossimo. Mentre con queste belle teste qui andrò a fare delle trecce. Adesso appunto sto tagliando la parte sotto di radici, semplicemente le tiro via in questa maniera qui, poi vado a rimuovere, a pulire la parte della testa togliendo la terra e la prima pellicina. Ovviamente gli lascerò la sua protezione super importante e una volta puliti tutti quanti appunto andrò a creare delle trecce per conservarli. Troppo bello da vedere, lo appenderò in camera, magari in camera no, che l'odore, no, adesso lo manterremo al fresco, all'ombra e all'asciutto soprattutto, perché dopo si è preso 2 mesi e mezzo di pioggia, infatti siamo già contentissimi di aver tirato su queste, mi sembra 49 teste d'aglio, e poi facendo un calcolo, se dovessimo consumare una testa d'aglio a settimana, perché poi abbiamo anche tutte quelle cipolle da far via, quindi c'è parecchia roba, probabilmente andremo avanti anche un anno. Ieri avevo fatto male i calcoli, ma insieme alle cipolle durerà parecchio in due, alternando appunto cipolle e aglio potrebbe durarci parecchio. E quindi questi qui che non si conserverebbero alla perfezione essendo stati tirati via troppo tardi, essiccandoli o fermentandoli nel miele è proprio l'ideale, perché permettiamo appunto a loro di arrivare al prossimo anno completamente sani e di poterli utilizzare, anche perché appunto dopo tutta questa fatica, questo tempo, sarebbe un peccato buttare raccolto, come purtroppo è successo a tantissima gente che abbiamo sentito. Quest'anno non è andata bene. Infatti io che seguo molto Charles Dowding, lui consigliava di toglierli così verdi praticamente, di non aspettare che si seccassero. Probabilmente lui dava anche un consiglio per quello che è la sua zona, quindi una zona umidissima, piovosissima, però effettivamente quest'anno qui in Piemonte è stato così e quindi avrei dovuto ascoltarlo, invece abbiamo atteso troppo perché tanti appunto dicono di aspettare che sia completamente secco, invece da noi ha ricacciato, probabilmente poi sotto con tutta questa umidità quest'acqua non gli ha fatto proprio bene. Però siamo arrivati al pelo, quindi non ci lamentiamo. Avessimo anche solo tirato su questa meraviglia sarei felice come lo sono in questo momento, però in più abbiamo anche tutte le altre 30 teste più qui dentro, quindi siamo proprio felicissimi. Adesso lo vado ad appendere all'aria fresca in attesa di utilizzarlo.